In questo canale si usa il passato, inteso come numeri, per capire il presente di un fenomeno e capire dove andrà in futuro, in un certo senso per predirlo. Esistono però dei dati non numerici sul passato, come ad esempio le notizie o le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, che ovviamente possono alterare il percorso di un fenomeno presente e quindi anche futuro. Nel caso della tematica di questo video, l'interesse verso un comune, che quindi può diventare una opportunità di investimento. Ma così come delle parole possono svoltare delle realtà territoriali come i comuni, altre parole che diventano legge possono ammazzarla. Questo avvertimento arriverà in maniera più precisa verso la fine del video. Mi interessa capire a livello superficiale, non proprio rigoroso, se l'inserimento di un comune all'interno di questa lista ha un effetto sul mercato immobiliare, espresso come prezzo medio di vendita al metro quadro oppure prezzo medio di vendita al metro quadro in affitto. Nel caso del 2022 abbiamo questi ingressi. Io inizierò da Deiva Marina perché ho avuto in passato un rapporto molto particolare con questo comune e se ho qualche parente all'ascolto sa benissimo di cosa parlo. Io tra l'altro questo rapporto passato l'ho avuto molto prima del 2022. Comunque, se noi andiamo su immobiliare.it, sito non nuovo per recuperare dati di questa natura, che infatti in passato ho utilizzato anche per il comune di Milano per un altro video, e andiamo giù, vediamo il prezzo medio di vendita che sta calando di brutto nonostante comunque una meta turistica. Evidentemente c'è una forte componente demografica per questa tendenza lineare negativa. Ricordiamoci infatti che la Liguria è la regione, se ricordo bene, più vecchia d'Italia, inteso come età media. Se però andiamo a vedere il prezzo medio dell'affitto, notiamo un'impennata importantissima, guarda caso, a partire dal 2022, da aprile. Questo articolo è stato scritto a fine febbraio del 2022, ovviamente il mercato ci mette un po' a recepire una novità, però questo comune è compatibile con una risposta positiva, cioè avere un comune inserito nei borghi più belli d'Italia fa aumentare il prezzo delle case in affitto, quindi fa aumentare la domanda dei turisti e di conseguenza cambia gli equilibri nel mercato. Prendiamo un altro esempio, Ingria, che già come vedi è in un contesto non di mare e già questo ci può dare un'idea dei risultati. Vendita decrescente, ricordiamoci che tanti comuni italiani hanno una panoramica demografica negativa, ma sull'affitto non si vede questo grande aumento, quindi probabilmente non ha avuto un effetto l'inserimento in quella lista. Andiamo a prendere un altro comune che trovi sempre qua dentro per l'anno 22, Rosazza. Anche qui non abbiamo un contesto marittimo. Sul prezzo di vendita abbiamo un importantissimo picco a settembre 2022, non sembrerebbe collegato a quella notizia. Andiamo a vedere l'affitto, esattamente l'opposto. Interessante notare questa correlazione opposta. Altro comune, San Benedetto del Po, non siamo in un contesto marittimo ma al massimo di fiume, che non saprei come si dice, ma vabbè, decrescente per il prezzo al metro quadro della vendita degli immobili, affitto un crollo vertiginoso. Andiamo avanti. In questi ultimi due casi la risposta è no, mentre per Deiva Marina era sì, per Ingria forse. Varzi, non siamo sulla costa, declino, prezzo medio di vendita, aumento per l'affitto, però non per il 2022, ma probabilmente per un contesto inflazionistico a livello generale. Quindi forse sì in questo caso. Vediamo quest'altro, Miglionico, qui siamo vicino a Matera, quindi potrebbe anche influenzare questa cosa. Prezzo di vendita un collasso bestiale, a meno che non abbiamo una numerosità campionale di annunci bassa. Affitto, sì, ha avuto un effetto. Prendiamo quest'altro esempio, Castelvecchio di Rocca Barbena, vicino
La Costa, vicino al Benga, in Liguria, prezzo medio di vendita direi in declino, anche se non è una specie di parabola. Prezzo medio d'affitto è crollato, quindi non possiamo dire che ha avuto un effetto la nomina a borgo più bello d'Italia. Vediamo quest'altro esempio. Bagnara di Romagna, siamo in pianura. La vendita non è chiarissimo, l'affitto è sicuramente aumentato. Gesualdo, siamo in un contesto non marittimo, vendita a declino, affitto direi che è stabile, quindi non ha avuto effetto la nomina a borgo più bello d'Italia. Prendiamo Gromo, vicino Bergamo, prezzo medio di vendita costante, affitto in aumento, ma la difficoltà è che non abbiamo, come nel caso di qualche esempio iniziale, la nomina del 2022, ma come vedi da questa ricerca che ho fatto nel 2016. Quindi a me verrebbe di rispondere di sì, perché più o meno la nomina 2016 siamo qui. Prendiamo Monte Isola e vale lo stesso discorso di prima. Quando è avvenuta la nomina? Probabilmente nel 2014. Qua verrebbe da dire di sì, anche se c'è una forte componente stagionale. Tremosine sul Garda, vendita teso come prezzo metro quadro in aumento, affitto c'è un stranissimo picco nel 2022. Quindi è una specie di bolla, però viene nominato nel 2017, quindi non mi viene difficile rispondere di sì. Nel caso di Soncino abbiamo la nomina nel 2017 e se andiamo a vedere l'immobiliare per la vendita è una specie di parabola, quindi non mi viene di dire che c'è un effetto. Per l'affitto direi di no e probabilmente questo effetto che si vede negli ultimi 2 anni deriva dall'inflazione generale. Ci tengo a ricordare però, come anche nel video precedente su Milano, che su immobiliare.it troviamo per lo più annunci di agenzie, quindi non privati. Quindi i prezzi che ti ho fatto vedere potrebbero non risultare rappresentativi e ovviamente, come anche accennato, vanno anche pesati per l'inflazione scoppiata verso la fine del 2021. Facendo un riassunto, hai visto vari sì riguardo a un possibile effetto della nomina come borgo più bello d'Italia sul prezzo più che altro degli affitti e vari no. Si potrebbero capire le caratteristiche dei comuni più sul no. Ad esempio, sono lontani dai laghi, fiumi, quindi posti più difficilmente turistici o distanti da altri poli turistici. Ad esempio, un borgo a 20 km dalla Spezia, ad esempio come Monte Marcello, sicuramente risulta molto più appetibile a livello turistico di un borgo a 20 km da Cazzago Brabbia. Chi lo conosce è Cazzago Brabbia. Ovviamente per una risposta più rigorosa dal punto di vista statistico serve strutturare un dataset che include anche l'inflazione, il tipo di territorio e così via. Ora veniamo alla parte però diciamo più dolente, nel senso che hai visto dei potenziali comuni dove potrebbe avere senso investire, ma se io fossi nei panni del sindaco di questi comuni metterei dei limiti sulle case affittabili, altrimenti muore il comune. Questo fenomeno lo si vede già per Venezia, i paesi delle Cinque Terre e centinaia di altre piccole realtà, come ad esempio Matera. Il turismo risulta un settore dell'economia a basso valore aggiunto, secondo l'Istat, anche perché fa tanto nero. Quindi io se fossi nei panni di questi 345 comuni mi guarderei bene dal vedere la nomina come borgo più bello d'Italia come un fenomeno solo positivo, perché può diventare un disastro e può morire la cultura o comunque ciò che rendono il comune, gli autoctoni. Per non fare un esempio estremo come Venezia, chi vive alle Cinque Terre, sottolineo vive perché oramai sono una minoranza, per andare a fare la spesa, sottolineo la spesa, devono prendere il treno e andare alla Spezia per comprare un chilo di carne, perché quando i comuni diventano troppo turistici perdono un sacco di servizi, non solo privati come la macelleria, ma anche pubblici. Se anche alla tua azienda o l'organizzazione interessa un cruscotto e una ricerca per quanto riguarda opportunità di crescita e sviluppo e come effetto collaterale diventano investimenti, mi può contattare sui principali social o possiamo fare anche una chiamata gratuita di circa mezz'ora dove discutiamo il tuo caso per dargli delle fondamenta di statistica. Ti saluto e alla prossima. Ciao!